Ciao a tutti ragazzi, questo è il MEV 4, l'ultimo drone di MJX, già visto nell'unboxing live qualche giorno fa. Questa è la prova di volo di questo ultimo drone di MJX. Il drone, come vedete, è pieghevole, molto simile all'Anafi, sicuramente molto simile all'Anafi, però riprende alcune caratteristiche anche estetiche, naturalmente, del Mavic Pro. La camera è una 2K, è orientabile da radiocomando, può puntare completamente verso l'alto e completamente verso il basso, quindi l'escursione è di 180 gradi, 90 gradi in su, 90 gradi in giù. I motori sono brushless, le dimensioni sono compatte, le ho citate nel famoso unboxing live. Nella parte inferiore sono presenti due LED attivabili da radiocomando, molto luminosi, che servono al sensore ottico in fase di decollo o atterraggio oppure quando non c'è il GPS. Inoltre il drone è dotato di due sonar e sono questi qui davanti, che anche questi aiutano il mantenimento della posizione quando il GPS non ce la fa. La camera è una 2K, purtroppo non è stabilizzata. MJX, accontentaci, mettici una camera stabilizzata nei nostri droni che ti compriamo. La batteria invece, come abbiamo già detto, è una batteria LiPo ad alto voltaggio da 2050 mAh. La durata stimata dovrebbe essere di circa 15 minuti. Il peso di questo drone è 360 grammi con batteria inserita, è dotato di slot micro SD, memoria non inclusa nella confezione, dovete comprarla voi a parte, mentre se volate quando non c'è la memoria inserita e registrate i video vengono salvati sul vostro telefono, in quanto questo drone trasmette il segnale video sul vostro telefono che va agganciato qui sopra sul radiocomando e attraverso l'applicazione dedicata che si scarica dal Play Store o dall'Apple Store potete vedere in tempo reale attraverso il Wi-Fi 5G, quindi vi serve uno smartphone dotato di Wi-Fi a 5 GHz per poter vedere il video sul vostro telefono in tempo reale. Foto e video vengono, dicevo, salvati sul vostro telefono quando non c'è la micro SD inserita. Essendo dotato di GPS, il drone una volta in volo mantiene la posizione, mantiene l'altitudine, è dotato di return to home alla pressione di un tasto, quindi il drone torna indietro al punto di decollo. Stessa cosa fa quando la batteria è scarica, quindi il drone torna al punto di decollo e atterra, oppure quando superiamo la portata del segnale. Quando il radiocomando non prende più il segnale del drone o viceversa, il drone torna indietro. Non confondiamo però segnale radio con segnale video. Il segnale radio è dato per 800 metri, quindi con il nostro radiocomando e il drone potremo volare a 800 metri, in teoria, perché le leggi ci dicono 200 metri. Il segnale video invece, cioè quello che vediamo nel telefono, non è detto che arrivi a 800 metri, potrebbe arrivare, a seconda del telefono, del posto o delle condizioni atmosferiche, potrebbe andare dai 200 ai 250, 300 metri in condizioni ottimali. Va bene, questo era un po' di introduzione video alla prova di volo. Vediamo come si fa a volare con il nuovo MEV 4. Benissimo, proviamo a volare con questo super MEV 4 di MJX. Allora, come si procede? Queste sono le istruzioni di volo. Faccio tutto come fosse la prima accensione, ragazzi, quindi badate bene a quello che faccio. Innanzitutto, se è la prima accensione dovete fare il bind tra il radiocomando e il drone. Come si fa? Bisogna accendere il radiocomando tenendo premuto il tasto rosso, quindi premo il tasto rosso, lo tengo premuto, accendo il radiocomando che fa doppio beep, tengo premuto e accendo il drone. A questo punto è stato effettuato il collegamento tra radiocomando e drone. Ora bisogna aspettare 10 secondi, sentite un po'? Inizializzazione completata. Bisogna lasciare fermo 10 secondi il drone dopo che si è acceso, fermo per terra in piano. Mi raccomando, è importante. Fatelo sempre con praticamente tutti i droni che comprate. Lasciateli fermi dopo che li avete accesi. Dopo averlo acceso abbiamo il collegamento tra drone e radiocomando. Ora cosa si fa? Bisogna calibrare la bussola, perché questo drone è dotato di GPS e bussola. Intanto imposto GPS su on sul radiocomando attraverso lo switch laterale. Come si fa? Ci si alza in piedi e si fanno 3 giri del drone in questo senso. Adesso i colori non si vedono, ma cambia il colore da giallo a verde del LED grande posteriore. Fatti i 3 giri si mette naso in su o naso in giù, non mi ricordo mai, però non cambia niente, e si fanno altri 3 giri finché il LED posteriore diventa verde.
fisso come è ora. LED verde fisso significa che il drone è a posto e può decollare. A questo punto lui sta generando una rete wifi e noi ci colleghiamo a questa rete wifi sul nostro smartphone. C'è la rete del drone, mi ci connetto, attendo un attimo perché probabilmente mi esce un alert che non c'è internet disponibile e gli dico rimani connesso. Nel frattempo vedo che sul display il drone sta cercando già i satelliti e ne ha già presi 13, quindi potrei già tranquillamente decollare. Il drone ha 14 satelliti, sono connesso al wifi, avvio l'applicazione scaricata in precedenza, si chiama X-Drone, eccola qui, dico go, faccio un paio di next e come vedete, spero che voi vediate, ho il video in diretta sul mio telefono. Vedo i 14 satelliti anche nell'applicazione, oltre che nel radiocomando. Perfetto! Prima di decollare apro le eliche, così evitiamo colpi inutili ai motori e alle braccia. Armiamo i motori col tasto rosso. Drone silenziosissimo, non si sente. Tasto sulla spalla sinistra di autodecollo e il drone si alza. Drone super mega strafermo. Come vedete, veramente fenomenale, il blocco GPS spaziale, devo dire. Vediamo. E il drone torna al suo posto. Ok, il drone ha due velocità, di default parte in velocità 1. Tra l'altro adesso mi sto vedendo inquadrato sulla camera frontale, che vi faccio vedere come ruota, tutta in giù e tutta in su. La pongo in maniera normale così. Perfetto, provo a fare un po' di volo tranquillo giusto per assaggiarlo. Wow, com'è rapido! Beh, caratteristiche di volo veramente ottime. Vola strabene, mi piace già. Gli stick rispondono in maniera eccelsa. Ah, niente da dire. Tra l'altro vedo che ho i LED sotto accesi, quindi adesso li spengo anche per risparmiare batteria. Per spegnere i LED c'è il pulsante sulla spalla destra, un clic e ho spento i LED, vedete? LED accesi, LED spenti. Il pulsante sulla spalla destra, sono in velocità alta, quindi di default mantiene la velocità messa prima, ok? Quindi ero in velocità alta, per questo era così sprintoso. Vediamo in velocità bassa. Diventa più morbidino e più gestibile. Comunque veramente molto stabile, guardate come vola bene. Io mollo e lui si ferma grazie al fantastico GPS. Ok, direi che posso provare a fare un po' di registrazione del video che si attiva con il pulsante qui sulla sinistra. Pressione prolungata, start record e sto registrando il video. Punto un po' per di là, il display si vede abbastanza bene sotto il sole, sono alto 17 metri, vado a 20 metri e provo ad allontanarmi un pochettino. Sul telefono il video devo dire che non soffre di effetto gello ed è anche abbastanza fermo. Attenti al colombo che viene a rompere i colombi. Metri in questo istante. Accelero tutta manetta in avanti. Il drone procede, si è fermato il video, no, si era bloccato a 150 metri leggermente. Provo ad alzarmi un po' perché in effetti ok, sono a 250 metri, quindi leggermente sopra il limite. Perdonatemi, organi competenti. Ok, a questo punto direi che posso tranquillamente provare il ritorno a casa. Sono a 250 metri, 30 metri, premo il ritorno a casa e vediamo cosa combina questo MEV 4, che vedo già sta ritornando verso di me.
Tra l'altro vedo che non si orienta, vedo l'inquadratura completamente sbilenca, vuol dire che sta ritornando di fianco. Mamma mia, torna veramente come un fulmine. Ci sono sotto. Oh, comunque sul telefono vedo un video che è non bello, di più. Non so se viene registrato così, però sul telefono il video è veramente molto molto bello. Anche se noto dei freeze, ogni tanto il video si blocca, quindi è indiscutibilmente meglio piazzarci una micro SD e registrare su memoria a bordo del drone e non il segnale trasmesso via wifi, perché altrimenti ogni blocco del video corrisponde anche a un blocco della registrazione. Il drone scende a terra e si ferma, non lo so, sarò dove ero partito? Beh, più o meno qua, mezzo metro. Direi tutto ok. Il video è ancora in registrazione, lo stoppo, ridecolliamo, armiamo i motori, tasto di autodecollo. Tanto la batteria è scesa a 3. Proviamo il waypoint. Per far funzionare il waypoint bisogna avviare l'applicazione prima di volare, quando si hanno ancora i dati attivi, in modo da avere in cache, mettiamo la modalità satellite, in modo da avere in cache la mappa della zona dove si sta volando. Purtroppo non ho caricato tutti i livelli di zoom, quindi devo fare un po' a occhio. Seleziono dei punti e dico submit. Yes. Alzo anche il drone contemporaneamente, vediamo un po' dove va a finire. Sta andando al punto 1, arrivato al punto 1 il drone si gira, prosegue verso il punto 2. Purtroppo non ho precaricato il livello di zoom sufficiente, peccato. Comunque waypoint direi senza nessun problema. Il drone comunque veramente vola strabene, forma del drone super azzeccata, non traballa per niente. Sono contro il sole, arrivato al punto 3, arrivato all'ultimo punto il drone si ferma. Ok. Usciamo dalla modalità waypoint e proviamo un po' di follow me. Ritorniamo nell'inquadratura camera, abbassiamo leggermente la cam. Vedete che se alzate troppo si vedono un po' le eliche, tenete a mente questa cosa. Ok, follow me, tech, yes, mi punta e mi sposto. E il drone mi segue. Oh ragazzi, sul telefono vedo veramente un video spettacolare, si vede benissimo. Il drone prosegue un po' a saltini, forse ce l'ho troppo vicino, se lo tenevo più lontano forse era meglio. Vediamo cosa fa se mi fermo e ci vado contro. Il drone arretra. Se io vado per di qua, vediamo se gira. Oh yes. Beh, direi che col GPS hanno fatto veramente un buon lavoro, la comunicazione GPS drone impeccabile. Oh yes, follow me, perfetto. Facciamo l'orbit mode, ci sono sotto, miriamo per giù così vediamo se ci sono sotto. Ok, ci sono sotto, orbit mode, tech, yes, start orbit. E il drone comincia a girare. Alziamo la cam. Tutte queste impostazioni sono settabili attraverso però qui ha sgarrato un po', vedete, non ha preso perfettamente il punto di orbit mode. Riproviamo. Esco dall'orbit mode, mi rimetto sotto, orbit mode, yes.
Ok, adesso si sta allontanando e mi ha preso meglio. Anche se in effetti potrebbe fare di meglio, perché anche questa volta non mi ha centrato alla perfezione. Alziamoci e facciamo qualche foto dall'alto. Ok, alziamo la lente, facciamo ancora qualche ripresa video, che alla fine il drone altro non è che una macchina fotografica volante, quindi tantissimi mi chiederete come fa il video questo drone. Allora noi cerchiamo di capirlo. Ovviamente per fare video migliori bisogna andare molto leggerini sugli stick. Non vedo effetto gello, a dire la verità. E nel frattempo ha cominciato a suonare la batteria. Significa che a questo punto, se io fossi stato distante, il drone si sarebbe avvicinato a me. Essendo che ero entro una certa distanza, mi consente di continuare a volare. Comunque come volo hanno fatto veramente un ottimo lavoro questi di MJX. Il drone vola veramente molto bene. È un piacere pilotarlo. Fermo il video. Veramente un drone che vola bene. Speriamo il video sia discreto, anche se onestamente so già che il video sarà come quello degli altri modelli MJX, quindi nulla di particolarmente eclatante. Nel frattempo vedete il drone ha raggiunto il livello minimo di batteria, parte e ritorno a casa, sale a, vediamo di preciso quanto sale, a 15 metri, non ho modificato niente delle misure di default, sale a 15 metri, si reca sopra il punto da dove è decollato e qui inizia la discesa. E questa è la fine del volo di questo piccolo ma interessante dronino. Questo qui è il MEV 4, l'ultimo drone di MJX RC. Drone che veramente un po' sconvolge quelle che sono le abitudini e l'estetica della serie Bugs, molto diverso, non originalissimo, ho preso spunto da Anafi e da Mavic, però in realtà a me il risultato piace e piace anche parecchio. Il video lo lascio giudicare a voi, foto e video la qualità la lascio giudicare a voi. Come caratteristiche di volo è veramente un drone fantastico, mi piace molto come vola, veramente molto sincero. La portata del video, come abbiamo visto, è sul range solito al quale MJX ci ha abituato, quindi dai 250 ai 300 metri circa. Avrei potuto alzarlo di più per avere un range maggiore, ma ritengo che per fare riprese belle onestamente non serve andare oltre queste distanze. A livello di disponibilità questo MEV 4 onestamente non so dove si trovi, non so nemmeno il prezzo al quale sarà offerto. Probabilmente il suo costo al pubblico secondo me deve essere inferiore ai 200 euro. Arriverà negli maggiori store quali sono Banggood, TomTop, Gearbest, arriverà a meno di 200 euro secondo me. Non può essere
sui 200 euro o oltre i 200 euro, perché non avrebbe mercato, deve costare assolutamente meno. Comunque è un drone tascabile che vola bene, divertente per farsi 2 selfie o qualche video senza troppe pretese, nulla da dire. È un drone che veramente mi è piaciuto molto molto molto. Se avete domande o considerazioni scrivetemi sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Trovate il link anche al canale Telegram, dove probabilmente pubblicherò i primi coupon per acquistare questo drone con lo sconto. Iscrivetevi anche a Telegram. Quindi grazie a MJX che mi ha dato in test questo modello. Ciao a tutti e alla prossima!